Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Il film che analizziamo oggi è Parasite, una delle pellicole più influenti degli ultimi anni, e cercheremo anche di capire finalmente il significato della roccia misteriosa. Torno sul canale dopo un po' di assenze e per inaugurare questa nuova era abbiamo anche una sigla nuova. Fatemi sapere nei commenti se riconoscete tutti i titoli dei film e delle serie TV. Quando Parasite venne presentato a Cannes 2019 ero lì anche io, peccato che era lo stesso giorno del film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood. Qualcuno qui ha ordinato crauti flambé? Bruciate, nazisti di merda! Come potrete immaginare ero assolutamente concentrata sul cercare di ottenere un biglietto per il film di Tarantino piuttosto che vedere il film sudcoreano di cui non mi interessava assolutamente nulla. Un errore imperdonabile, e pensate che non l'ho neanche visto a Cannes, tra l'altro. Parasite l'ho dovuto poi recuperare a ottobre 2019 quando uscì. Cazzo! Ma non ero l'unica, perché nessuno si sarebbe mai aspettato che un film come Parasite avrebbe fatto la storia del cinema. Prima vincendo la Palma d'Oro a Cannes, pensate che rosicata quell'anno fatto, e poi conquistando l'Oscar come miglior film, un traguardo senza precedenti perché Parasite è il primo film non in lingua inglese a vincere in questa categoria. Partiamo subito e partiamo dall'inizio. Quando si parla di Parasite, la prima domanda che ci viene in mente è: ma chi è il parassita? Potrebbero esserlo i Kim, che si insinuano nella vita dei Park approfittandosi della loro fiducia, ma allo stesso tempo non sono forse anche i Park a vivere grazie al lavoro sottopagato di chi li serve? Più superficialmente si potrebbe pensare che il titolo faccia riferimento a Jeon-se, l'uomo che vive nel bunker. Bong Joon-ho non dà risposte, ma insinua il dubbio, ed è proprio questo dilemma che è il cuore pulsante del film. E pensate che un primo indizio nascosto lo troviamo ben prima che il film cominci. Il poster originale coreano è infatti un capolavoro di sintesi visiva. Mostra infatti i due nuclei familiari davanti alla villa dei Park in un perfetto equilibrio geometrico. Ma c'è un dettaglio fondamentale: le bande sugli occhi, nere per i membri della famiglia Kim e bianche per i membri della famiglia Park, un elemento che sembra servire a nascondere l'identità dei personaggi, ma che in realtà ha un significato ben preciso. In natura esistono diversi tipi di parassiti, alcuni vivono sottoterra e cercano il buio, altri invece si muovono in superficie attratti dalla luce. I Kim, che abitano in un seminterrato, hanno le strisce nere perché sono come i parassiti che si nutrono dell'oscurità. I Park, al contrario, vivono in cima a una collina circondati dalla luce del sole. Le loro bande sono bianche proprio perché sono come quei parassiti che prosperano alla luce del giorno senza mai vedere cosa succede sotto di loro. Curiosamente questa distinzione nei poster internazionali viene annullata perché vediamo che le strisce sono tutte nere. Io credo che sia un errore, anche perché aver tolto questa distinzione tra strisce nere e strisce bianche ha tolto tantissima forza all'idea originale. Ad ogni modo, Parasite non parla solo di disuguaglianza sociale, ma anche di ipocrisia, di lotta per la sopravvivenza, di violenza e di speranza, e di quanto siamo tutti in un modo o nell'altro dei parassiti. Nel film uno dei concetti più ripetuti e significativi è quello di non superare il limite. Comunque, anche se sembra sempre sul punto di oltrepassare il limite, alla fine riesce non so come a non oltrepassarlo mai. Questo mi piace, bisogna riconoscerglielo. È una dote. È vero. È una frase che viene detta spesso, soprattutto dai membri della famiglia Park, e che diventa infatti una delle regole fondamentali della storia. C'è una sorta di linea invisibile infatti che separa i mondi diversi, in questo caso le diverse classi sociali, i ricchi dai poveri, e questa linea segna il posto e il ruolo di ciascun personaggio. Quando qualcuno cerca di oltrepassare questa linea, fisicamente o socialmente, la dinamica tra i personaggi cambia e la storia prende delle svolte inaspettate. Bong Joon-ho però non si limita a farci sentire ripetutamente
ripetutamente che non bisogna superare i limiti attraverso i dialoghi o i comportamenti dei personaggi. A tal proposito, infatti, potremmo definire la sua regia come estremamente architettonica. Per sottolineare meglio questo concetto cardine, costruisce inquadrature in cui l'arredamento, i muri, i corridoi, le finestre creano separazioni nette tra i personaggi appartenenti a classi sociali diverse. Ma si sa, i limiti non sono fatti per essere rispettati e non sono solo le linee dal punto di vista stilistico che delimitano le classi sociali. Un altro elemento che viene utilizzato in modo simbolico e ricorrente sono infatti le scale. In Parasite ogni movimento verticale rappresenta un cambio di status. Più si sale, più si arriva alla ricchezza, e più si scende, più si sprofonda nella miseria. I Kim, per raggiungere la casa dei Park, devono letteralmente salire mezza città. Ogni volta che lasciano il loro seminterrato per andare in collina devono superare una lunga serie di rampe. Questo dettaglio importantissimo si nota ancora di più nella scena dell'alluvione. I Kim scappano da casa dei Park dopo il loro inaspettato ritorno e per tornare nel loro seminterrato scendono a piedi nudi attraversando scale su scale. Non stanno solo tornando a casa, ma stanno sprofondando nei bassi fondi del loro mondo. Le scale diventano quindi dei confini verticali, barriere che separano mondi diversi anche all'interno della stessa abitazione. Nella casa dei Park, ad esempio, il seminterrato dove si nasconde il marito della vecchia governante è ancora più in basso rispetto al seminterrato dei Kim. È un livello sotterraneo ancora più scuro, un altro gradino più giù nella scala sociale. E poi ci sono le scale all'interno della casa dei Park che separano lo spazio dei padroni da quello della servitù. E quando i Kim vengono scoperti dalla vecchia governante parte una lotta tutta ambientata tra scale, corridoi e dislivelli. Chi è sopra ha il potere, chi è sotto non solo è sottomesso ma può anche essere dimenticato, come accade a Jeon-se. L'architettura della casa è stata studiata al millimetro per fare in modo che il messaggio veicoli in maniera ancora più precisa e potente. Ogni angolo racconta qualcosa, la luce, l'ordine e il silenzio sono sempre in alto. Le cose che invece fanno paura, che vanno nascoste, stanno sempre più in basso. E a tal proposito c'è una scena nel bunker che rivela tutta l'ipocrisia interna alla lotta di classe. Quando infatti l'ex governante supplica la moglie dei Kim di non rivelare ai Park l'esistenza del bunker, tantomeno di suo marito, e le offre anche dei soldi, la donna le risponde con disprezzo dicendo: Noi come te siamo gente bisognosa, ti prego, non lo fare. Non sono bisognosa affatto. Oh no, certo, scusa, noi sì siamo bisognosi. quando in realtà le due donne appartengono alla stessa classe sociale, non solo perché le due hanno svolto comunque lo stesso lavoro, quindi dovrebbero a maggior ragione comprendersi. Entrambe lottano per la sopravvivenza, ma la temporanea promozione della famiglia Kim gli ha già fatto dimenticare da dove provengono. E questa frase racchiude tutta la condanna sociale del film. La guerra tra poveri è infatti l'arma migliore nelle mani di chi sta in alto. E la famiglia Kim, pur essendo vittima, finisce per perpetuare lo stesso schema. Ed è proprio questo il punto. In Parasite, appena qualcuno occupa un gradino più in alto, si sente in dovere di comandare, di giudicare, dimenticandosi però che quel gradino è instabile e provvisorio. Le scale quindi non servono solo a spostarsi, servono a ricordarti chi sei e soprattutto dove non puoi salire. Passiamo finalmente a uno dei dettagli più misteriosi: lei, la roccia. Un oggetto che sembra avere un valore mistico e che è sempre presente nei momenti cruciali. Min-hyuk la regala a Ki-woo dicendo che porta ricchezza alla famiglia che la possiede, e Ki-woo ci crede, se la tiene stretta anche quando tutto sta crollando. In questa scena si nota addirittura il segno che gli rimane sulla mano dopo che ha dormito tutta la notte nella palestra abbracciato alla roccia. La porta con sé come fosse una bussola che dovrebbe indicargli la direzione giusta, ma quella roccia non cambia nulla, non porta fortuna proprio a nessuno. Anzi, a un certo punto gli viene letteralmente lanciata in testa e a quel punto ci siamo fatti, secondo me, tutti una domanda: ma com'è possibile che sia sopravvissuto a una botta del genere? E la risposta la troviamo proprio in questa scena, perché Bong Joon-ho insiste con la camera su questo dettaglio che può sembrare insignificante, ma quando la casa dei Kim si allaga vediamo la roccia galleggiare. Per tutto il film ci è stata mostrata come un oggetto stabile, pesante, quasi sacro. Nel momento in cui la vediamo galleggiare capiamo anche la verità: è cava, è vuota dentro, ed è per questo che Ki-woo sopravvive. Quindi anche tutto ciò che prometteva era vuoto. La roccia è solo un'illusione, ci fa credere che basta impegnarsi per migliorare la propria condizione, ma non è così. Ma allora perché è tanto importante questa roccia nel film? La roccia viene inserita nel film e regalata proprio ai Kim per lo stesso motivo per cui spesso si regalano sogni a chi ha poco. Non costano niente, danno anche l'illusione che tutto possa cambiare. E poi vabbè, anche perché Min-hyuk voleva fare in modo che facesse lui al suo posto le ripetizioni in inglese alla figlia dei Park.
Ki-woo non riesce mai davvero a liberarsi di questa sorta di amuleto, lo tiene con sé anche nella scena più brutale del film e sarà proprio quella pietra che doveva portare fortuna a colpirlo infatti alla testa. Un messaggio molto amaro perché in un mondo così sbilanciato anche la speranza può diventare pericolosa. Possiamo dire che la roccia non è mai stata un dono ma piuttosto una sorta di trappola, perché Ki-woo proietta sulla roccia tutti i desideri e i sogni che ha nella speranza che la roccia faccia avverare tutto ciò che vuole. E per concludere il discorso della roccia, le parole del padre sembrano proprio smentire il significato di questa pietra. Chi sai che tipo di piano non fallisce mai? Non aver mai alcun tipo di piano, neanche l'ombra. Sai perché? Se elabori un piano, la vita non va mai nel verso che vuoi tu. Passiamo ora alla mia parte preferita, la caccia agli indizi nascosti. Uno di questi è proprio nascosto nel cuore della casa dei Park, il tavolo da pranzo. All'inizio del film il tavolo ha 8 sedie, tante quante servono per la famiglia Park e i loro domestici, ma man mano che la famiglia Kim si infiltra nella villa qualcosa cambia. Le sedie aumentano e infatti da 8 passano a 10. Non è un caso, è il segnale visivo di come i parassiti sotto la superficie si stiano moltiplicando. Eppure anche quando il tavolo è completo c'è sempre un posto in più. Avete capito perché? Ovviamente per l'uomo nel bunker. È invisibile ma è sempre presente. Il secondo indizio è talmente nascosto che diventa una teoria. A un certo punto Ki-taek dice di aver lavorato in una pasticceria. Lavorate come parcheggiatore. Ah sì? Il ristorante fallì, poi fallì anche la pasticceria di Taiwan, giusto? Ma no, è stato dopo la pasticceria. Questo dettaglio che è buttato proprio lì in mezzo in realtà potrebbe essere molto interessante, vi spiego subito perché. Potremmo infatti ipotizzare che quella pasticceria sia la stessa aperta da Jeon-se poi fallita. La colpa è soltanto mia. Avevo una pasticceria, ma un giorno la mia splendida pasticceria è fallita e i debiti non mi hanno lasciato scampo. Ed è questo il motivo per cui è inseguito dai suoi creditori. Questo significherebbe che Jeon-se era stato il datore di lavoro di Ki-taek ben prima degli eventi raccontati nel film. I due uomini, ora intrappolati in situazioni di povertà e degrado, avevano già un rapporto gerarchico ma con i ruoli invertiti. Il sistema in questo modo non solo connetterebbe le persone, ma le intrappolerebbe in una rete di gerarchie precarie dove nessuno ai piani alti è davvero al sicuro. Per alcune visioni pensavo che il finale di Parasite fosse un finale aperto, ma in realtà mi sbagliavo veramente di grosso, perché ci sono due indizi che ci dicono qual è il finale reale. Il primo è che verso la fine del film torniamo alla stessa inquadratura dell'inizio, la finestra del seminterrato con i calzini appesi. Da quella finestra si vedono la strada e i sacchi della spazzatura. È quello che i Kim vedono ogni giorno, non un panorama, non un orizzonte, ma i rifiuti degli altri. È il dettaglio che più di tutti racconta la loro posizione nel mondo. Vivono sotto, ai margini, a contatto diretto con ciò che la società butta via. Il fatto che il film si chiuda esattamente con la stessa scena dell'inizio non è una semplice scelta estetica, è la conferma che nulla è cambiato. Ki-woo è bloccato in un ciclo senza uscita, così come lo era suo padre e così come lo era Jeon-su. Con questa ripetizione il regista crea un loop sì visivo, ma anche narrativo e sociale. Bong Joon-ho usa questa struttura circolare per sottolineare l'impossibilità della mobilità sociale in una società rigida dove anche i sogni si trasformano in labirinti da cui non si può scappare. Il secondo indizio importantissimo che ci conferma che il film non ha un lieto fine arriva dopo i titoli di coda. Lo so, nessuno se n'era accorto. Subito dopo la scena in cui Ki-woo immagina di poter comprare la villa per liberare suo padre, parte Soju One Glass, una canzone scritta da Bong Joon-ho e cantata dallo stesso attore. Il testo della canzone dice che ci vorrebbero circa 564 anni a Ki-woo per riuscire a comprare la casa e liberare il padre, quindi non c'è alcuna speranza che lui riesca a liberarlo. Passiamo invece ora a una teoria molto interessante. C'è un dettaglio in Parasite che crea un collegamento diretto con Snowpiercer, un altro film di Bong Joon-ho. La casa della famiglia Park è stata progettata da un architetto immaginario chiamato Namgoon. In Snowpiercer il protagonista si chiama Namgoon ed è l'ingegnere che ha costruito il sistema di sicurezza del treno. Stesso nome ma anche stesso attore, e la somiglianza non finisce qui, perché entrambi i film raccontano storie di divisione sociale, di classi che non comunicano e di tentativi falliti di risalire la scala sociale. Vediamo ora i dettagli di Parasite. Nel mondo di Parasite anche la pioggia diventa una questione di classe. È uno degli snodi più forti del film ma anche uno dei più crudeli.
Per i Kim l'alluvione è una tragedia, in pochi minuti perdono tutto. Da notare anche questo dettaglio, la medaglia del secondo posto di Chung-suk, che era campionessa di lancio del peso. Insomma, i Kim sono destinati a non vincere mai. La loro casa si allaga, le fogne esplodono e devono così rifugiarsi in un centro di accoglienza e dormire in palestra insieme a centinaia di altre persone. Per i Park quella stessa pioggia è una benedizione. È vero, li ha fatti ritornare prima dal campeggio, ma in compenso ha ripulito l'aria, ha lasciato il cielo limpido e ha reso perfetta la giornata per organizzare la festa in giardino. Una pioggia sola, due realtà opposte. Sono questi dettagli che ci mostrano che la differenza tra ricchi e poveri non è solo economica, ma è anche sociale, spaziale e anche olfattiva. I Kim, lo sappiamo, vivono in un seminterrato. Dopo l'alluvione indossano abiti presi in prestito, ma tentano comunque di recitare i panni della classe media. Questo comunque non basta, perché per i Park c'è sempre un odore, un dettaglio, qualcosa insomma che li tradisce. L'odore della povertà è il simbolo più violento di questo confine invalicabile. Il culmine di queste differenze insormontabili avviene nella scena della festa, dove il signor Park, nonostante si ritrovi nel bel mezzo di un'emergenza, cioè portare il prima possibile suo figlio in ospedale, non riesce comunque a trattenere il disgusto per la puzza che sente, ed è proprio questa la goccia che fa traboccare il vaso di Ki-taek. Nemmeno in una situazione del genere il divario tra ricchi e poveri può essere accantonato. Eppure, paradossalmente, i Kim sono fondamentali per la felicità dei Park, perché senza i Kim la casa non funziona. Non valgono nulla, ma allo stesso tempo sono indispensabili. Parasite ci dice che la struttura della società moderna si basa proprio sulla disuguaglianza tra ricchi e poveri, e che ogni tentativo di rompere gli equilibri non può che finire nel sangue. Secondo me è un'opera costruita con una precisione quasi chirurgica, dove niente è lasciato al caso e ogni elemento, dalla disposizione degli ambienti ai dettagli che sembrano più insignificanti, contribuiscono a costruire una storia veramente stratificata. L'architettura diventa così una sorta di destino, e il movimento verticale, quindi salire e scendere le scale, è il segno costante di un'aspirazione che non trova mai compimento. È questo il cuore pulsante del film, il desiderio di appartenere, di migliorarsi, di sfuggire a una condizione precaria. Ma è un desiderio che si scontra con la realtà, una realtà impermeabile al cambiamento, dove la mobilità sociale è solo una favola e chi nasce sotto resta sotto, anche quando riesce a imitare con successo la superficie di chi sta sopra. Bong Joon-ho maschera la grande illusione del capitalismo, la convinzione che con il talento, l'inganno o comunque anche solo il duro lavoro si possa superare la barriera di classe, ma in Parasite ogni sogno di riscatto è destinato a fallire, perché la struttura stessa del sistema è pensata proprio per rimanere immobile. Vogliamo trovare il vero parassita. Secondo me il parassita in Parasite è l'illusione che si insinua nelle vite dei personaggi e che li consuma da dentro. E quando finalmente esplode la violenza, quando la linea tra chi sfrutta e chi è sfruttato si confonde, ci si rende conto che non esiste una divisione netta tra vittime e carnefici, ma soltanto individui intrappolati in un sistema che li costringe a sopravvivere a ogni costo. Parasite non è soltanto un film da guardare, ma è un'opera da attraversare, da smontare pezzo per pezzo, perché in quella casa così perfettamente disegnata, così apparentemente ordinata, in realtà si nasconde il caos della società moderna. Questo caos ci lascia con una domanda: quanto siamo disposti a credere che il sogno sia ancora possibile anche quando tutto intorno ci dice che non lo è? Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e seguitemi anche su Instagram e su Letterboxd, così potete leggere tutte le mie recensioni. Nel frattempo ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di Parasite e se avete trovato altri indizi e dettagli nascosti. E noi ci vediamo al prossimo video.